Ciao a tutti, quindi dopo ben 6 anni dall'ultimo discreto Rock or Bust tornano finalmente con un nuovo album gli australiani AC/DC, ormai quando chiunque avrebbe previsto la chiusura della loro splendida carriera. Infatti, come già anticipato nell'introduzione, questo è stato un album davvero molto sofferto, con numerosi eventi che lasciavano presagire la chiusura del sipario da parte della band. Ricordiamo infatti la notizia del 2006 che sconvolse i fan di tutto il mondo riguardo al singer Brian Johnson, che aveva iniziato a perdere l'udito non per alto volume della musica, come tutti pensavano, ma per il suo amore per le auto da corsa. Altra notizia clamorosa riguardò il batterista Philip Rudd, accusato di diversi crimini come possesso di sostanze stupefacenti, minacce e rissa. L'accusa forse più grave che lo fece finire in manette però fu quella di aver assoldato un killer per uccidere delle persone. A tal proposito, provate ad ascoltare la famosa Dirty Deeds Dumb Your Cheap e capirete quanto il destino può essere beffardo. Tuttavia, fortunatamente per lui, tutte queste accuse furono archiviate abbastanza celermente anche grazie a ingenti somme di denaro consegnate alla giustizia australiana come cauzione. Ma l'evento che sembra aver fatto risvegliare la vera lucidità sia compositiva che soprattutto comportamentale di Rudd e della band in generale è stato sicuramente il funerale di Malcolm Young nel 2017. In questa occasione alcuni giornalisti chiesero ad Angus se non era il caso di sostituire Rudd per la sua disciplina, ma l'intero gruppo si strinse attorno a lui dimostrando grande coesione e senso di appartenenza. Lo stesso senso di appartenenza si verificò anche nel 2016 con Johnson, il quale come sappiamo fu sostituito dall'attuale leader dei Guns, Axl Rose, per il proseguio del tour Rock or Bust. Secondo Angus Young, Axl Rose si è dimostrato un grande amico che ha dato anche ottimi consigli su alcuni pezzi storici che ormai non venivano più eseguiti dal vivo da diversi anni. Tuttavia anche qui, nonostante per alcuni giornalisti il matrimonio tra lui e la band fosse cosa già fatta, ancora una volta gli AC/DC si sono dimostrati prima di tutto un grande gruppo di amici, oltre che di grandi musicisti. Ed è proprio la musica la protagonista di quest'album, e precisamente un sano e robusto hard rock, ormai il loro marchio di fabbrica da decenni. È indubbio che album come Back in Black del 1980 non ce ne saranno più, come ispirazione, grinta e vigore, ma qui parliamo di pezzi scritti dalla penna di Angus Young, ormai ultra sessantenne, che riesce ancora a fare la sua ottima figura a livello mondiale. I singoli estratti già ci dicono molto sul disco, anche se le sorprese non sono mancate nell'ascolto. Infatti si comincia con la classica tagliente rock Realize, in cui la voce ruvida di Brian si rivolge presumibilmente ad una donna dicendole di avere il potere di ipnotizzarla e di farle sentire i brividi lungo tutto il corpo. Diciamo che alla soglia dei 70 anni ci saremmo aspettati dei testi di più alto livello da Angus, ma aspettiamo il proseguio dell'album. Un piccolo passo indietro però lo abbiamo subito con Rejection, discreta traccia che parla di un uomo rifiutato dalla propria donna e che provvederà subito a vendicarsi. Sicuramente la grinta non manca, la produzione di Brendan O'Brien, che ricordiamo ha collaborato praticamente con le migliori rock band al mondo come Pearl Jam, Offspring, Bruce Springsteen e Rage Against the Machine, rende questo pezzo sicuramente adrenalinico, anche se il ritornello non è tra i più indovinati. Si continua con il primo singolo Shot in the Dark, pezzo davvero molto potente con un Brian Johnson in gran spolvero, ricco di assoli, cori avvincenti e sicuramente rappresentativo dell'intero album e del rispettivo sound che ha reso leggendaria la band australiana. Quasi sicuramente diventerà un classico da stadio.
Segue a mio parere la traccia migliore dell'album, Through the Mist of Time, pezzo davvero geniale e un plauso al compositore Angus Young per il testo davvero biblico. Qui vengono rievocate in un'atmosfera ricca di riff con tonalità in minore o assi drammatiche delle fotografie segnanti il loro passato, quasi a raffigurare un incubo divenuto realtà. Tuttavia queste immagini non sono nitide, ma rappresentano delle visioni che si possono visualizzare attraverso la nebbia su di una cima di una montagna. Un episodio onirico di questo album davvero da incorniciare. Tutto questo quadro non può che far raffiorare il ricordo di Malcolm Young, deceduto nel 2017. Nel proseguio dell'album troviamo Witchpell, la cui intro ricorda Shout It Loud targato Kiss del 1976 o anche Money Talk degli stessi AC/DC del 1990. Il riff iniziale sembra molto simile, anche se poi i cori sono totalmente diversi, compresi i testi che parlano di un incantesimo ad opera di una strega cattivissima che vorrebbe portare il protagonista addirittura all'inferno. Si arriva così ad un altro grande pezzo adrenalinico targato Angus Young. Si tratta di Demon's Fire, il cui incipit strizza l'occhio ai primi Nazareth per poi esplodere in un blues granitico e polveroso con un Johnson che sale in cattedra con una voce diabolica che con il solo centrale di Young davvero esplosivo. Con questa canzone diviene del tutto evidente l'associazione dell'intero album verso il diavolo, anche considerando che la band ha deciso di far uscire venerdì 13 del 2020, che sicuramente non verrà ricordato tra i più positivi dell'intera popolazione mondiale, e per di più nel mese di novembre in cui vengono tradizionalmente ricordati i defunti. L'album prosegue poi con alcuni riempitivi per poi terminare con Code Red, degli accordi abbastanza semplici, ma le urla di Brian Johnson e le chitarre degli Young rendono piacevole questo finale di album. Conclude così l'ascolto di Power Up, un disco che continua la tradizione hard rock del combo australiano. Non troverete nulla di nuovo a livello di sound in questo album, che si ascolta con immenso piacere, anche grazie alla media dei 12 pezzi di circa 3 minuti e mezzo per un totale di 41 minuti. La cosa incredibile da sottolineare però è la potenza e la carica che questi vecchietti riescono ancora a darci, sia attraverso le loro composizioni e sia attraverso la voce dell'indomito Brian Johnson, i quali potrebbero tranquillamente insegnare il mestiere a tantissime nuove rock band appena nate. Con questo vi saluto e vi invito ad iscrivervi al canale e ci sentiamo alla prossima, ciao!